Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon fine settimana. Vigilia di Inter-Sassuolo, come ogni vigilia di partita andiamo ad analizzare il match che attende i nerazzurri tra un paio di spunti tattici, analizzando 2-3 situazioni che potrebbero capitare in partita e quindi a cosa fare attenzione, come può evolversi la partita di domani sera. Andremo a vedere le probabili formazioni e uno spunto poi sulle parole di Kivu con la conferenza stampa che c'è stata questo pomeriggio. Innanzitutto vi ricordo, come al solito, un bel like al video e l'iscrizione al canale nel caso in cui vi piace il contenuto e vorrete aiutare il canale con 2 semplicissimi click che davvero non costano nulla. Iniziamo proprio dallo spunto tattico, prendiamo anche la probabile formazione del Sassuolo, è un 4-3-3, purtroppo c'è anche quella che oserei chiamare la nostra bestia nera, ovvero Mimmo Berardi, oltre un po' al Sassuolo in generale, quindi Muric in porta, Koulibaly, Izes, Muaremovic, Doig, Matic davanti alla difesa con Branks e Koné ad agire da mezzali, Berardi, Pinamonti e Laurienté. Andiamo a vedere quelli che sono i 2 spunti tattici, uno col Sassuolo in fase di non possesso, l'altro col Sassuolo in fase di possesso. In fase di non possesso il Sassuolo potrebbe essere un avversario ostico per noi, perché è una squadra che non va al pressing alto e abbiamo visto l'Inter fa un po' di fatica quando l'avversario si chiude. Ecco, per fare un esempio, l'Ajax andava al pressing alto, l'Inter una volta prese le contromisure poi aveva trovato subito il modo di verticalizzare, di saltare quella linea di pressing. Quando invece le squadre attendono si può andare un po' più in difficoltà ed è proprio quello che fa il Sassuolo, perché dopo un primo pressing direi più che altro accennato a ritardare la costruzione, è una squadra che arretra, quindi arretrano molto spesso entrambi gli esterni d'attacco a formare proprio una linea 5 così come arretrano anche i centrocampisti a formare qui una linea a 5 o in altre occasioni magari c'è uno o uno dei 2 esterni, maggiormente Laurienté, ecco, troviamo a volte anche un centrocampista che si alza a dare un aiuto a Pinamonti, ma più per ritardare la costruzione avversaria che un vero e proprio pressing, quindi a formare un 4-5-1 o un 4-4-2. Il tutto è confermato anche dal punto di vista delle statistiche. Qui infatti prendiamo il PPDA, che per chi non fosse proprio un amante dei numeri, è una statistica che in parole povere ci dà la sensazione di quanto pressing faccia una squadra. E in realtà più alto è il numero che vediamo, meno pressing fa la squadra, perché letteralmente sarebbero il numero dei passaggi concessi all'avversario prima della prima azione difensiva. Vediamo che il Sassuolo quindi è una di quelle che concede più passaggi prima di attuare un'azione difensiva. Ecco, meno pressing, secondo questa statistica, lo fanno soltanto Milan, Cremonese, Verona e Torino. Cosa può succedere quindi? Che il Sassuolo si trova praticamente tutto nella propria metà campo quando noi saremo in fase di possesso, ci lascerà magari anche il primo palleggio, e però poi il punto è trovare lo spazio per andare a far male al Sassuolo, perché se la squadra nero-verde si trova in una situazione del genere, per fare un esempio, è chiaro che diventa un tantino complicato poi andare a far male e una delle armi che l'Inter potrebbe sfruttare, oltre naturalmente alla verticalizzazione, alla transizione rapida, prima che quindi il Sassuolo possa ricomporsi, è rappresentata da questo calciatore qui che dovrebbe essere ancora più esposito, quindi con Lautaro non ancora al meglio, poi andremo a leggere anche le parole di Kivu e la probabile formazione, ma con un Lautaro non ancora al meglio, più esposito potrebbe essere determinante. Perché? Per i lanci lunghi, i 2 difensori centrali del Sassuolo sono alti, ma più Esposito, sappiamo, nei duelli aerei può dire la sua anche col fisico, quindi insomma è proprio quel classico centravanti che a noi mancava da anni. E quindi si può ricercare la verticalizzazione su Pia Esposito che può giocare da sponda, un po' come ha fatto anche contro l'Ajax, con un Pia Esposito che può andare anche incontro, che può essere un po' il vertice, e con un Thuram invece più mobile, perché è ciò che abbiamo visto proprio nella partita di Champions. L'altra situazione che però deve portare l'Inter a fare tanti cross, è più Esposito in questa zona di campo, e cercare di servirlo quindi facendo tanti cross in area e sfruttando proprio la sua abilità di testa, la sua altezza e la sua stazza fisica, e quindi in quel caso bisognerà cercare di portare superiorità sulle corsie esterne, quindi perché sappiamo naturalmente l'1 contro 1 non è nelle corde degli esterni dell'Inter, e quindi bisognerà cercare di portare superiorità con le 2 mezzali che possono essere determinanti
o col lavoro ad accompagnare anche dei terzi, anche se poi abbiamo visto con Kivu avanzano meno rispetto ad Inzaghi, però insomma potrebbero ecco aiutare in questo senso, quindi occhio a una partita che secondo me può essere insidiosa, come ha detto anche lo stesso Kivu. Torniamo al sistema un po' di base, per così dire, e andiamo anche a vedere invece il Sassuolo in fase di possesso come può dar problemi. Innanzitutto è una squadra che non fa un grandissimo possesso palla, punta più alla verticalizzazione rapida, quindi o ad appoggiarsi su Pinamonti, che poi funge anche lui un po' da vertice per smistare il pallone sulle corsie esterne, o arrivando rapidamente dalle parti degli esterni d'attacco. Occhio alle catene laterali, quindi formate appunto dal terzino, dalla mezzala e dall'esterno d'attacco, e alle sovrapposizioni, perché magari non è escluso, o meglio spesso si vede per dire Doig che va in sovrapposizione all'Orienté con l'Orienté magari più stretto, o a volte lo stesso esterno d'attacco che invece va a dare l'ampiezza. Naturalmente nei duelli occhio a questo calciatore qui, a Berardi, sappiamo, oltre all'Orienté che comunque non è da sottovalutare, ma sappiamo Berardi da tantissimo, bravo tecnicamente quando si accentra, purtroppo l'abbiamo provato tante volte negli anni passati, e quindi il lavoro anche delle due mezzali, dei quinti, insomma il lavoro in fase di non possesso sarà determinante. Occhio però, perché poi c'è un altro aspetto che invece il Sassuolo sembrava soffrire contro la Lazio, ed era il pressing alto, un qualcosa che l'Inter ci ha abituato benissimo a fare. Ecco, se andiamo anche a riprendere le statistiche del PBDA, vediamo l'Inter è una di quelle che fa il maggior pressing, quindi più pressing dell'Inter lo hanno fatto soltanto Genoa, Juventus e Roma in queste prime partite. Ed è sembrato un Sassuolo che andava un po' in difficoltà, ecco, sul pressing alto del Sassuolo, della Lazio, quando appunto i neroverdi dovevano un po' cercare di verticalizzare, ma facendo attenzione ad un sistema di gioco, ad un modo di giocare aggressivo degli uomini di Sarri. C'è un duello in mezzo al campo, oltre magari a questo Pinamonti De Vrij, o meglio dovrebbe essere De Vrij il titolare, come dopo poi andremo a vedere anche le probabili formazioni. C'è un duello che a me incuriosisce, ed è quello tra Çalhanoğlu e Matic. Diremo, dovrebbero essere distanti. In realtà io non credo sia così, perché con un Inter che porta il pressing alto contro l'Ajax, l'abbiamo visto, era addirittura un pressing uomo su uomo, Çalhanoğlu credo che sarà l'uomo designato per andare a prendere Matic. E quindi cercare di rallentare quell'azione del Sassuolo, ecco, cercare di fare impostare i difensori, ecco, complicare quella prima impostazione, può essere ecco, un vero e proprio le accoppiate uomo su uomo potremmo vedere, quindi i mezzali dell'Inter su quelle del Sassuolo, gli esterni sui terzini del Sassuolo, e appunto si va a creare questo duello che poi potrebbe crearsi forse anche in fase nostra di possesso, anche se poi ecco se Çalhanoğlu finirà per abbassarsi non mi aspetto che Matic arrivi qui, però diciamo che potrebbe essere un'accoppiata. È comunque un duello che mi aspetto più quando sarà il Sassuolo a tenere il pallone. Sassuolo che comunque non si è dimostrato particolarmente pericoloso, se andiamo a vedere anche i dati sugli XG, sono dati abbastanza bassi, anche se poi va contestualizzato il tutto. Nelle prime tre hanno affrontato Napoli e Lazio, hanno concesso però anche tanto, ecco, vediamo, soltanto 4 squadre hanno concesso più XG agli avversari rispetto al Sassuolo. È vero che, come dicevamo poc'anzi, hanno affrontato Napoli e Lazio, c'è però da dire che hanno affrontato anche la Cremonese, anche lì hanno concesso ben 3 gol, quindi insomma è una squadra che è organizzata ma in questo momento non sta spiccando per risultati, non è da sottovalutare, naturalmente va comunque rispettata, ma è pur sempre una neopromossa. Andiamo anche a vedere quella che è invece la probabile formazione dell'Inter. Josef Martinez in porta. In realtà Kivu non ha confermato, ma ha dato un mezzo indizio. Andremo proprio a leggere le parole a proposito della domanda sulla formazione. Josef Martinez in porta a me fa estremamente piacere, come abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, sia pre e post Ajax Inter, sia post Juventus Inter. Io mi aspettavo questa alternanza già da tempo, perché Sommer non dà più determinate garanzie, e non mi riferisco solo all'errore contro la Juventus, perché comunque è stato fatto un investimento su Martinez, giusto dargli lo spazio, anche perché comunque è un portiere che ha dimostrato di poter dire la sua quando è stato chiamato in causa lo scorso anno. L'alternanza inizia da Sassuolo, soprattutto per non far passare, secondo me, il messaggio che Sommer è stato bocciato per gli errori contro la Juventus,
e per non far passare quel messaggio da parte di Kivu di fare la formazione a seconda del parere popolare. Ecco, diciamocela tutta, se Martinez fosse stato titolare contro l'Ajax avremmo un po' tutti pensato ok, Sommer fa l'errore, i tifosi vogliono Martinez, Kivu cede un po' ai pareri della piazza, invece ha dimostrato comunque una buona personalità e di tenere uno spogliatoio in pugno in questo senso, e soprattutto comunque di rispettare anche dal punto di vista umano i calciatori, che a volte è quell'aspetto che viene un po' sottovalutato, ecco, dal tifoso. Si tende un po' a trattare i calciatori soltanto come tali e non come persone, quindi si sottovaluta l'aspetto umano e l'aspetto mentale, che non deve mai essere sottovalutato, lo ha sottolineato, ecco, anche Kivu in conferenza stampa. Difesa con Bissek, De Vrij, Bastoni, quindi conferma per De Vrij. Sinceramente sono estremamente soddisfatto nel caso in cui dovesse esserci questa riconferma. Bissek è un'alternanza con Akanji, naturalmente, al di là dell'errore non può essere accantonato, anche perché comunque rappresenta un calciatore importante per l'Inter, qualche errore lo fa, ma sappiamo non è l'unico assolutamente e non deve diventare il capro espiatorio. Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sušić, Carlos Augusto a centrocampo. Carlos al posto di un Di Marco che non ha ancora ingranato, io penso soprattutto dal punto di vista fisico. Sušić per Mkhitaryan, altro cambio che io ho invocato anche dopo Juventus-Inter, anche contro l'Ajax a me Mkhitaryan non è piaciuto, sarà un calciatore ancora importante? Probabilmente sì, ma non deve essere ormai il titolare fisso dell'Inter, non perché voglia attaccare l'armeno, ma perché parliamo comunque di un calciatore con una carta d'identità importante e che nelle ultime partite non ha dato praticamente nulla all'Inter, quindi giusto iniziare anche qui a pensare al post Mkhitaryan, giusto dare spazio a Sušić che ha dimostrato che dal punto di vista tecnico può dire la sua. Coppia d'attacco, come dicevamo, Thuram, Pio, Esposito. In realtà Kivu ha detto che Lautaro è a disposizione, però la mia sensazione è che non si rischierà Lautaro e quindi con Pio che sarà favorito. Perché ancora Pio Esposito e non Bonni? Innanzitutto perché abbiamo visto anche contro l'Ajax, è una coppia d'attacco molto ben assortita, anzi si trovavano alla perfezione anche quando si scambiavano il compito, quindi con Thuram un po' più incontro, a volte andava Pio incontro all'azione, come abbiamo visto prima anche alla lavagna tattica, e questa situazione probabilmente Kivu cercherà di replicarla anche contro il Sassuolo. E poi, come abbiamo visto poc'anzi, per caratteristiche Pio Esposito potrebbe essere l'attacco ideale per il tipo di partita che potrebbe verificarsi in Inter Sassuolo. Prima di chiudere andiamo a leggere anche 2 punti dell'intervista di Kivu, quindi non siamo troppo lunghi sulle parole di Kivu, ma ci sono 2 stralci dell'intervista che a me hanno fatto riflettere. Uno è questo: la domanda è stata: in queste settimane prima della sfida contro l'Ajax ha ricevuto delle critiche. Quanto fa da stimolo il rumore dei nemici? Quindi ancora una volta si cerca un po' il parallelismo con José Mourinho. Chiu risponde: fanno parte del gioco, sono sempre di attualità, io però tiro avanti per la mia strada, non guardo in faccia a nessuno perché sono molto impegnato da quello che devo fare per aiutare questi ragazzi. Occhio a questa parte, per convincerli che questa squadra ha il merito di essere difesa perché è forte. Fino a marzo era una squadra di cui tutto il mondo parlava, non solo in Italia, poi ci si è un po' approfittati di qualche disgrazia e ci siamo dimenticati che a marzo questi giocatori erano bravi e forti. E non è giusto perché io capisco le delusioni, capisco quello che si deve subire in determinati momenti di una stagione, però non dobbiamo mai dimenticare che questa squadra ha fatto una grande stagione l'anno scorso. Ha parlato poi di attributi, qualità, aggettivi del gruppo e parole che vanno un po', ecco, a sottolineare un altro aspetto quando poi c'è la domanda, ecco, gli chiedono: lei ha sempre detto che la squadra deve saper leggere i momenti, a che punto siete sotto questo aspetto? La motivazione e la mentalità sono 2 cose che per me sono importantissime, soprattutto in una squadra, in un gruppo come questo, che ha bisogno di questo. Ma allo stesso tempo ha bisogno del nostro sostegno, ha bisogno di certezza e del sostegno dei tifosi. Poi qualcuno potrà dire che sono dei campioni e queste cose bisogna farle in automatico, però prima di essere campioni sono esseri umani, anche loro hanno problemi, una sensibilità. Quindi un Kivu che ancora una volta va a sottolineare parole come motivazione, mentalità, lavorare per insomma diffondere quell'idea nel gruppo che questa è una squadra forte che non merita, ecco, il disfattismo, non merita le critiche. Un Kivu che va ancora a sottolineare l'aspetto mentale di questo gruppo.
Sicuramente può essere un punto a favore dell'allenatore perché sa Chivo è stato un calciatore di Mourinho, sa quanto conta avere quell'empatia col gruppo, sa quanto conta lavorare sulla testa dei calciatori, però poi viene anche il dubbio perché si continua a parlare sempre di motivazione, mentalità, convincere i calciatori che questa squadra è forte. Ecco, non vorrei che fosse un ennesimo campanello d'allarme di un gruppo che è forte, e questo non abbiamo dubbi, perché presi singolarmente, al di là poi delle critiche sul mercato, delle lamentele dei tifosi, ma presi singolarmente è un gruppo che sicuramente ha delle qualità. Forse presi singolarmente potremmo essere secondi a poche squadre in Italia, forse ad una squadra per il grande mercato che ha fatto il Napoli, ma insomma nell'11 titolare non sono neanche così sicuro di essere secondi. Forse più per la rosa, anzi sicuramente per la rosa. Non dico che siamo i più forti in Italia, questo no, però ecco, poche squadre sono superiori all'Inter, mettiamola così. Il punto è che dal punto di vista mentale può fare la differenza e quindi se mancano motivazioni, se la mentalità non è quella giusta, è chiaro che poi diventa un po' un rischio e Kivu, secondo me, sta lottando anche per far sì che questo non accada o per eliminare le scorie dei risultati del finale della scorsa stagione. Chiudiamo anche con quell'accenno di formazione di cui parlavo prima, gli viene chiesto se giocheranno Lautaro e Josep Martinez, dice Lautaro si è allenato con noi, si è messo a disposizione, un capitano deve fare questo, capisce molto bene i momenti della squadra, non si è mai tirato indietro, anche mercoledì, dice domani a disposizione, in questi 2 giorni ha fatto delle terapie, oggi stava meglio, si è allenato con noi. Poi dice, posso dire che un Martinez giocherà. La mia sensazione, come abbiamo visto anche le probabili formazioni, che sia Josep Martinez, è che un calciatore come Lautaro, che in questi giorni ha fatto delle terapie, che non è al meglio, e soprattutto quest'anno che comunque abbiamo attaccanti in panchina che il rendimento lo garantiscono, ecco mi aspetto che non venga rischiato domani sera, quantomeno non dal primo minuto, ma che appunto tra i 2 Martinez, come dice Kivu, uno è titolare, mi aspetto che sia proprio Josep Martinez. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dalla partita di ieri, di domani, naturalmente. Chiedo scusa per il lapsus, dalla partita di domani. Come interpretate queste parole di Kivu? Vi ricordo anche l'appuntamento domani sera, subito dopo il triplice fischio, la live insieme ai nostri ospiti. Ovviamente non mancate. Io vi saluto, come sempre, con un gran bel Forza Inter!